La guerra tra USA e Iran non è solo petrolio, basi militari o interessi geopolitici. Dietro gli ordini di attacco, le dichiarazioni dei ministri, ci sono delle profezie religiose che risalgono a migliaia di anni fa. Oggi analizziamo una delle ultime lezioni del professor Zhang Shueqin. Procediamo senza indugio. Il professor Zhang ha posto una domanda scomoda. Perché gli USA stanno combattendo una guerra senza obiettivi dichiarati, senza budget definito, con il rischio concreto di truppe di terra in Iran? Un senatore americano, Richard Blumenthal, membro del Gang of Eight, cioè uno degli 8 parlamentari che ricevono i briefing segreti della Casa Bianca, è uscito da una riunione dicendo di essere più arrabbiato di quanto non lo sia mai stato in 15 anni di Senato. Il professor Zhang ha spiegato un principio fondamentale della teoria dei giochi. In una competizione su larga scala, la coordinazione vale 4 volte più del numero e 2 volte più della motivazione. Un gruppo piccolo, ma perfettamente sincronizzato, batte quasi sempre un esercito più grande, ma frammentato. E qual è il meccanismo di coordinazione più potente nella storia umana? Non il denaro, non la forza, è la narrativa. E la narrativa più potente di tutte è l'escatologia, il racconto della fine della storia. Per capire quanto può essere potente questa coordinazione, il professor Zhang cita un episodio storico straordinario. Siamo nel 1939. Varsavia è occupata dai nazisti. Eppure un gruppo religioso ebraico, i Chabad Lubavitch, riesce a salvare il proprio rabbino orchestrando una rete che coinvolge un giudice della Corte Suprema americana, un funzionario del Dipartimento di Stato e persino un ufficiale nazista. L'operazione riesce, non grazie al potere militare, ma grazie a una coordinazione guidata da una visione escatologica condivisa. Ora entriamo nel cuore dell'analisi del professor Zhang: le escatologie in campo. La prima è quella zoroastriana iraniana, la più antica religione monoteista, nata nell'impero persiano. Il suo messaggio è chiaro: il mondo è uno scontro tra luce e tenebre. Chi è dalla parte giusta non attacca per primo, attende, resiste e alla fine vince. Questo spiega perché l'Iran non lancia mai l'attacco iniziale. Nella sua visione religiosa, chi difende la propria terra è già dalla parte di Dio. Poi c'è l'escatologia ebraica accelerazionista. Il professor Zhang spiega che la corrente dominante dell'ebraismo insegna che il Messia arriverà quando ogni ebreo si sarà purificato interiormente. Ma esiste una corrente minoritaria e potentissima, legata ai Chabad Lubavitch, che dice il contrario. Bisogna agire adesso, costruire il terzo tempio, far tornare la diaspora, scatenare la guerra di Gog e Magog. Solo così il Messia verrà. Non aspettare Dio, aiutarlo. Il professor Zhang cita un dettaglio rivelatore su Netanyahu. Interrogato su quale libro stesse leggendo, il premier israeliano ha citato un'opera sulle 3 guerre giudeo-romane, quelle che portarono alla distruzione del Secondo Tempio. La sua frase: «Quella guerra la perdemmo. La prossima non dobbiamo perderla», con un'implicazione devastante. Gli USA, la potenza egemone oggi, vengono identificati con Roma. Questo non è un dettaglio, è una proiezione strategica. E poi c'è il sionismo cristiano americano. Il professor Zhang ha analizzato un discorso tenuto a Gerusalemme nel 2018 dall'attuale segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Di fronte a una platea di cristiano-sionisti, Hegseth ha affermato che non vi è ragione per cui il miracolo della ricostruzione del Tempio sul Monte del Tempio non possa accadere. Monte del Tempio dove si trova la moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro per 1,8 miliardi di musulmani. Un segretario alla difesa USA che parla pubblicamente della sua demolizione come di un auspicio. Dall'altra parte, il professor Zhang ha analizzato la risposta iraniana. Quando un giornalista NBC ha chiesto al ministro degli esteri Abbas Araghchi cosa succederebbe se truppe americane mettessero piede sul suolo iraniano, lui ha risposto: «Le aspettiamo, siamo pronti. Sarebbe un disastro per loro». Non era una provocazione, era teologia. In Iran,
Chi difende la propria terra dalla parte della luce non può essere sconfitto in via definitiva. Anche se soccombe militarmente, la storia gli darà ragione. Il professor Zhang ha poi identificato 5 punti di convergenza tra tutte queste escatologie diverse. I punti dove i copioni di tradizioni nemiche tra loro si sovrappongono. Primo, il grande Israele e un sistema di governance globale centrato su Gerusalemme con controllo digitale, quello che il sionismo cristiano chiama marchio della bestia. Secondo, la distruzione della moschea di Al-Aqsa, vista come ostacolo fisico da tutte le correnti accelerazioniste. Terzo, la crescita dell'antisemitismo globale, paradossalmente funzionale al ritorno della diaspora in Israele. Quarto punto di convergenza identificato dal professor Zhang: la guerra di Gog e Magog, il conflitto finale prima della fine della storia. Nell'interpretazione accelerazionista, Gog viene identificato con la Persia, Iran e con la Russia. Questo conflitto, in cui Israele sarà minacciata e poi salvata dall'intervento divino, è il punto attorno al quale si orientano tutte le escatologie. Quinto punto, forse il più inquietante: né gli USA né la Cina hanno un ruolo nella fase finale della storia. Le superpotenze odierne sono destinate all'esclusione. Il professor Zhang ha analizzato anche la profezia della Terza Roma che guida il pensiero strategico russo. Dopo la caduta di Roma e di Costantinopoli, Mosca è destinata a diventare la Terza Roma e non ci sarà una quarta. Per realizzarsi, questa profezia richiede 2 cose: la riunificazione del mondo ortodosso e la sconfitta della Turchia, affinché i greci possano tornare a Costantinopoli. In questa luce, la guerra in Ucraina non è solo una questione di confini. È un passo verso il compimento di una profezia medievale. Arriviamo al cuore strategico. Perché gli USA non possono ritirarsi dall'Iran anche se volessero? Il professor Zhang spiega che l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz. Questo significa che i paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, non possono esportare petrolio né importare cibo. Sono ostaggi economici. Se gli USA si ritirassero, l'Iran controllerebbe i flussi finanziari dell'intero Golfo, flussi che oggi alimentano l'economia americana. Il risultato? Una crisi economica interna negli USA che potrebbe essere più pericolosa della guerra esterna. E qui arriva la conclusione più potente e inquietante dell'analisi del professor Zhang. Le profezie si autoavverano. Non importa se i leader ci credano davvero o stiano solo sfruttando la fede degli altri. Una volta che un numero sufficiente di attori, politici, militari, religiosi, finanziari, comincia ad agire come se la profezia fosse vera, essa diventa strutturalmente operativa. Il sistema si muove secondo la sua logica interna e a quel punto nessun singolo leader può fermarla, perché nessuno l'ha davvero creata. Quello che il professor Zhang ci ha insegnato oggi è rivoluzionario. Per capire il mondo non basta studiare la geopolitica tradizionale. Devi capire le narrazioni escatologiche che muovono gli attori. Se questo video ti ha aperto la mente, lascia un like, aiuta l'algoritmo a portare questa analisi a più persone. Iscriviti al canale per non perdere le prossime lezioni del professor Zhang tradotte e analizzate in italiano. E dimmi nei commenti quale di queste profezie ti ha colpito di più. Ti aspetto nel prossimo video.